Got a dopamine rush, got a major league crush when you're next to me. Got my heart upon my sleeve, can I hide the way I feel when you're next to me, girl? Got the kick in every move and I fought just like a fool for you, for you. Wish I knew just what it was, but why should I make a fuss? Just stay next to me, girl, next to me, girl. Something special, don't know why, something special that I like about you, about you. There's a mystery entwined, something bigger to define about you. Buongiorno e ben trovati. Come avete visto sto giocando un pochino con la mia cavalla, ma in questo video volevo mettere il focus su un aspetto in particolare. Il primo, anzi su due aspetti. Il primo è che molti pensano che la Liberty la si possa raggiungere solo dopo mesi e mesi e mesi e mesi di preparazione, ma in realtà è un mito, non è vero, non è così. La Liberty si riesce a avere anche dopo una settimana di lavoro. Tutto dipende da voi, da quanto siete chiari con il vostro linguaggio del corpo. Nel video che state vedendo in questo momento io sto giocando con un arabo, un cavallo che ci è stato portato qui per un paio di settimane, e questo è il risultato alla fine della prima settimana. Okay? Quindi, come potete vedere, mi limito a fare quelle che sono le cose di base, ma poi dopo non solo, vado a chiedere anche qualche cosa di più, come state vedendo in questo momento, e chiedo il salto, disimpegno, salto, disimpegno. Quindi questo per quale motivo ve lo faccio vedere? Non certo per vantarmi, sapete che non faccio video per questo motivo qua, anche perché questi sono risultati che chiunque di voi può raggiungere. Si tratta semplicemente di farvi vedere quanto il cavallo riesca facilmente a seguire quelle che sono le vostre indicazioni, solo se diventate attraenti per lui. Per diventare attraenti non basta lavorare in campo. Cioè, io ad esempio, come secondo corso nel mio programma di corsi, del programma Parelli ovviamente, poi ognuno di noi, ogni istruttore ha la possibilità di adattare un pochino il programma didattico a quelle che sono le sue realtà, no? Cioè agli studenti che incontra nella sua strada. E io come secondo corso propongo molto spesso di fare il Liberty base. Okay, il primo corso base, quindi si imparano 7 giochi, il secondo corso Liberty base, e a volte le persone rimangono un pochino esterrefatte da questo, perché dicono: ma come, un secondo corso Liberty? Ma è troppo distante da quello che io mi sento in grado di fare. Beh, non è così, cioè il Liberty base è semplicemente un corso in cui andiamo ad esplorare quali sono diciamo, gli approcci, le tecniche da usare nella Liberty. Ma per quale motivo lo faccio? Perché le persone, quando imparano a usare meglio il suo linguaggio del corpo, il proprio linguaggio del corpo, e se si vuole andare nella Liberty bisogna per forza impararlo, automaticamente si ritrovano 100 volte meglio nell'online. Mi viene in mente una per tutte la conduzione del cavallo, quando nella stragrande maggioranza dei casi si vede delle persone che hanno difficoltà a tenere il cavallo dove vorrebbero, o dietro o di lato, a seconda delle situazioni, e dopo un corso di Liberty, cioè dopo aver studiato un po' le prime cose che dobbiamo imparare a fare nella Liberty, ecco che immediatamente quella cosa lì sparisce, quel problema lì non c'è più. Sono in grado di portarsi il cavallo dove vogliano, di fianco, stando alla spalla, non andando a tirare sulla corda ogni volta che gli chiedono di stare a fianco a loro. E sono tutte cose che cambiano completamente il nostro approccio con il cavallo, cioè nel viaggio verso la Liberty, quindi prima di arrivare a fare veramente la Liberty, ci sono tante cose, tanti tasselli che dobbiamo mettere a posto, e questo ci permette di sviluppare molto bene ciò che significa psicologia, ciò che significa relazione, perché poi dopo alla fine è tutto praticamente collegato alla relazione, al rapporto di fiducia che abbiamo con il nostro cavallo. E dobbiamo aspettarci di svilupparlo in mesi? No, perché per fortuna il cavallo, non avendo un lobo temporale, vive il momento, per cui è questo che si dice che quando voi cambiate lui cambia.
Se voi cominciate a comportarvi in una maniera diversa, in cui mettete tanto focus sui piccoli dettagli, automaticamente lui cambia modo di interagire con voi. Spesso e volentieri nei corsi che io faccio di Liberty base, come dicevo prima, la mattina della domenica, quindi dopo appena aver fatto un corso, cioè una giornata dei 2 giorni di corso, la mattina della domenica la stragrande maggioranza degli studenti, se non tutti, almeno per ora mi è sempre successo che tutti sono stati in grado di farlo, riuscivano a fare i primi rudimenti di Liberty. E non mi sembra poco, quindi cosa significa questo? Significa che tutti noi possiamo fare la Liberty e tutti i cavalli possono fare la Liberty a patto di rispettare alcuni requisiti di base. Chiaramente fra tutti è quello di imparare a leggere bene il cavallo e imparare a raffinare il nostro linguaggio del corpo. Ci sono dei miti da sfatare un po' per quanto riguarda la Liberty. Molti pensano che la Liberty non serva a nulla, che è solo un giochetto così da mostrare agli amici, altri che non è bene farla perché è pericoloso. Ecco, di queste 2 dicerie mi sentirei di togliere completamente la prima, perché non è vero che diciamo lavorare in Liberty non serve a nulla. Lavorare in Liberty, oltre ad essere divertenti, quello è un altro discorso, è qualcosa che ci permette di testare a fondo quanto il cavallo ci tiene a esaudire i nostri desideri, a provare a fare quello che noi gli chiediamo, cosa che già di per sé per noi è un test per capire come lui si comporterà quando poi dopo saliamo sopra la sua groppa. Mentre per la seconda delle 2 cose che si sente dire, cioè che è pericoloso, sì, è vero, è pericoloso fare la Liberty, è per questo che la Liberty prima si sviluppa online, è per questo che bisogna dedicare del tempo a raffinare bene la nostra capacità di leggere il cavallo, perché quando noi leggiamo il cavallo, se sbagliamo e non ci rendiamo conto che in quel momento lì sale l'euforia, e magari anche perché gliela trasmettiamo noi, perché molte persone quando vanno nella Liberty poi dopo cascano nella loro euforia perché si divertano, perché gli sembra quasi magica la cosa. Ecco cosa che succede, che anche il cavallo raccoglie questa euforia, sale di energia, sale di adrenalina e può fare qualcosa che ci mette in pericolo, tipo ad esempio su una girata darci una spallata e buttarci in terra, tipo su un richiamo per farlo venire più vicino a noi può correre davanti a noi e tirare un calcio verso di noi. Io ve le dico queste cose perché è reale, queste sono cose che possono accadere, non succedono perché si fa tutta una serie di controlli preliminari e si verifica tutto che sia nell'ordine giusto, però capite che non ci si può improvvisare a fare la Liberty con il proprio cavallo. A volte su internet girano dei video dove c'è uno che corre col cavallo dietro che lo insegue e sotto c'è scritto: ho fatto la Liberty col mio stallone, ma non capisce che quello non è Liberty, quello è, nel gergo dei cavalli, è guida da zona 5, e guida da zona 5 vuol dire guidare da dietro un altro cavallo. Quando loro sono un branco, se un cavallo guida da dietro un altro cavallo, quel cavallo che guida è dominante rispetto a quello che se ne va. E se io mi metto a correre col mio cavallo che mi corre dietro, magari anche con gli orecchi un po' accucciati, capite bene che non sto facendo la Liberty, vi sto dicendo che io sono sotto la sua scala gerarchica e che lui è dominante nei miei confronti. E infatti poi dopo a volte succedono gli incidenti, ecco che poi dopo si sente dire fare la Liberty non serve a nulla, è pericoloso. Questo è il motivo. Per fare la Liberty bisogna assolutamente mettersi in testa di studiare seriamente come pensa il cavallo e cosa il cavallo ci comunica con il suo linguaggio del corpo. Dopo, partendo da lì, possiamo aggiungere delle tecniche che ci permettono di stare in sicurezza e poi da lì poter cominciare a sviluppare la Liberty. Ma come avete visto nel caso di questo arabino, in una settimana si fa, non è che ci vogliono mesi o anni. In una settimana si fa le prime cose, poi dopo ci si diverte sviluppando le cose magiche, quelle belle veramente, quelle da show veramente, ma le prime si riescono a fare tutti più o meno, chi ha voglia e chi ha determinazione, con più o meno qualsiasi cavallo, dipende molto dal background del cavallo, ci può volere di più o di meno, però chiaramente ci si riesce.
anche perché per loro è abbastanza, è molto naturale quella roba là. I cavalli si divertono tanto e sono più estroversi, mettono più impulso, mettono più forza di volontà. Se siete interessati a capire tutta questa roba qua, nella sezione abbonati del mio canale potete trovare tutta una serie di video fatti proprio per chi vuole approcciarsi ai primi rudimenti della Liberty, proprio presi per mano dalla prima lezione, facendo le basi dello stick to me, facendo le basi del draw, dello shoulder game e tutte queste cose qua che servono per crearci un po' quelle che vengono chiamate tecnicamente reti di sicurezza. Se ti è piaciuto questo video, se ti è interessato a questo argomento, fammelo sapere nei commenti, scrivimi se magari hai già fatto qualche cosa di questo, se ti è venuto, se ti è piaciuto. Condividi questo video magari con altri che potrebbero essere interessati a giocare in questa maniera con sul proprio cavallo e poi lascia un like. E noi ci vediamo nel prossimo video. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too